Lezione 1. Esplorazione delle opportunità di lavoro. Di recente ho saputo che c'è un posto come organista in una chiesa. Sembra intrigante. Deve essere un progetto che richiede un grande talento musicale. Davvero? Immagina di suonare degli inni meravigliosi ogni domenica. Sarebbe appagante. Assolutamente sì. Suoni qualche strumento? Io suono un po' il pianoforte, ma non sono un organista. E tu? Ho sempre desiderato imparare a suonare uno strumento. Magari un giorno imparerò a suonare il pianoforte. Sarebbe meraviglioso. La musica può avere un effetto molto terapeutico. Certamente. A proposito di lavoro, quali altre opzioni pensi che potrei valutare? Potresti prendere in considerazione l'idea di fare la babysitter o la commessa. Entrambi i lavori possono essere molto gratificanti. Fare il babysitter sembra allettante. I bambini possono essere molto divertenti. Possono esserlo davvero. Inoltre, permettono di dare sfogo alla creatività durante il gioco. Sono d'accordo. Che ne dici di fare il commesso? È una buona opzione? Potrebbe essere fantastico. Incontreresti un sacco di persone interessanti e impareresti come funziona il settore delle vendite. Sembra interessante. Mi piace interagire con gli altri. Esatto. Entrambi i lavori offrono esperienze uniche. Ho notato che l'adattabilità è essenziale in qualsiasi ruolo. Ottima osservazione. Ogni lavoro insegna competenze preziose. Sì, che si lavori con bambini o con i clienti, ogni esperienza conta. Assolutamente sì. Esplorare diverse opzioni può aiutarti a trovare la tua passione. Lezione 2. Viaggiare in modo intelligente. I trasporti all'interno di queste città sono un fattore essenziale da considerare. Sono completamente d'accordo. Noleggiare un'auto sarebbe l'ideale per esplorare al nostro ritmo. Esatto. Ci dà la flessibilità di visitare zone meno accessibili. Inoltre, possiamo fermarci dove vogliamo per scattare foto o fare uno spuntino. Hai in mente qualche città in particolare per la nostra avventura? Sì, mi piacerebbe molto esplorare la città costiera. Ho sentito dire che i panorami sono mozzafiato. La costa è bellissima. Possiamo goderci sia il paesaggio che la cucina locale. A proposito di cucina, spero di provare del pesce fresco mentre siamo lì. Sembra delizioso. C'è qualche piatto in particolare che non vedi l'ora di provare? Ho voglia di zuppa di vongole. È un classico della cucina costiera. Ottima scelta. La proverò anch'io. È ancora più buona se gustata in riva al mare. Assolutamente. Secondo te, qual è il periodo ideale per questo viaggio? La tarda primavera sarebbe meravigliosa. Il clima è generalmente piacevole. Sono d'accordo. Inoltre, i fiori sarebbero in fiore, aggiungendo colore alle nostre foto. Potremmo anche esplorare i mercati locali, che spesso mettono in mostra le specialità regionali. Sì, e possiamo incontrare gli artigiani locali e scoprire di più sui loro mestieri. Sembra un piano fantastico. Cosa dovremmo fare se incontriamo traffico intenso?
Potremmo sempre esplorare percorsi meno battuti. Potrebbero condurci a tesori nascosti. Ottima idea! L'avventura spesso si nasconde fuori dai sentieri battuti. Esatto! Sono già emozionato per questo viaggio. Anch'io. Definiamo subito i nostri piani e mettiamoci in viaggio. Lezione 3. Racconti di viaggio. Ciao, ti è mai capitato che il treno partisse in ritardo mentre viaggiavi? Oh, certo che sì, può essere incredibilmente frustrante. Ricordo un viaggio in cui ho aspettato per più di un'ora. Il tempo sembrava dilatarsi all'infinito. Sembra terribile. Hanno fornito aggiornamenti durante l'attesa? A volte, ma spesso erano vaghe. Il treno arriverà tra poco divenne una battuta ricorrente. Che spasso! Immagino che l'attesa possa trasformarsi in una commedia, se glielo permetti. Esatto. Ho iniziato a inventare storie sul treno. Forse era bloccato nel traffico? Davvero intelligente. L'immaginazione può trasformare la noia in divertimento. Ho anche visto persone ricorrere al telefono per distrarsi. Sì, ai social media possono far sembrare l'attesa più breve. Hai partecipato? L'ho fatto. Qualche video divertente mi ha aiutato a passare il tempo. Ridere è la migliore medicina, anche nei momenti di attesa. Assolutamente. A proposito di ritardi, hai qualche consiglio di viaggio per affrontarli? Porto sempre con me un libro o un puzzle. Mi tengono la mente impegnata. Ottima idea. Tenere la mente impegnata può rendere l'attesa piacevole. Sì, e spesso chiacchiero con altri viaggiatori. Le loro storie sono affascinanti. È vero. Incontrare nuove persone può portare ad amicizie inaspettate. Esatto. I ritardi potrebbero non essere l'ideale, ma possono regalare esperienze memorabili. Cercherò di tenerlo a mente durante i miei viaggi futuri. Lezione 4. Delizie culinarie. Perfetto. Conosco un grazioso baretto con panini e pasticcini deliziosi. Sembra delizioso. Ho sempre voglia di buon cibo. Vi piacerà. I panini sono preparati al momento con pane artigianale. Pane artigianale? Ora avete la mia attenzione. Che tipo di panini offrono? Hanno una varietà fantastica. Uno dei miei preferiti è quello con tacchino e mirtilli rossi. Tacchino e mirtilli rossi? Sembra un abbinamento perfetto. Lo è davvero. La dolcezza del mirtillo rosso bilancia la sapidità del tacchino. Riesco quasi già a sentirne il sapore. Hanno anche opzioni vegetariane? Sì, certo. Il loro panino con avocado e hummus è molto popolare. Avocado e hummus. Sembra incredibilmente sano e delizioso. Lo è. Hanno anche dei dolci strepitosi che dovete assolutamente provare. Pasticcini? Ora parli la mia lingua. Cosa offrono?
I loro croissant al cioccolato sono leggendari. La gente viene da ogni dove per assaggiarli. Cornetti al cioccolato? Mi hai conquistato con il cioccolato. Non rimarrete delusi. Sono friabili e ripieni di cioccolato fondente. Non vedo l'ora di visitare questo bar. Come l'hai scoperto? Me l'ha consigliato un amico e da allora non ho più smesso di usarlo. Fantastico! Gli amici sanno sempre dove mangiare meglio. Esatto. Vogliamo andare lì adesso? Lezione 5. Lo spirito dell'innovazione. Ho letto delle invenzioni di Edison. La sua determinazione è fonte di ispirazione. Assolutamente. Edison dovette affrontare molti fallimenti, ma non si scoraggiò. Davvero. È straordinario. Dopo le sue battute d'arresto, ha continuato a inventare. Quale fu la sua successiva invenzione significativa dopo quei primi fallimenti? Fu il fonografo. Ha cambiato il modo in cui le persone vivevano la musica. È affascinante. L'idea di registrare il suono era rivoluzionaria. Sì, ha scioccato molte persone. Riuscivano a sentire le voci anche molto tempo dopo averle pronunciate. Che meraviglia! Ormai non riesco più a immaginare la vita senza musica registrata. Esatto. Le sue invenzioni hanno aperto la strada alle tecnologie future. È incredibile come la perseveranza di una persona possa avere un impatto sulla società. Vero. Edison disse una volta, il genio è l'1% di ispirazione e il 99% di sudore. Questa citazione cattura perfettamente la sua etica del lavoro. Il duro lavoro è davvero importante. Sì, è vero. Gli esperimenti falliti erano solo trampolini di lancio per lui. Ti sei mai sentito scoraggiato nel perseguire i tuoi obiettivi, come Edison? Sì, certo. Ma leggere del viaggio di Edison mi motiva a perseverare. Anche io. Mi ricorda che gli insuccessi possono portare al successo. Sì. Inoltre, Edison deteneva oltre 1000 brevetti. È sorprendente. La sua creatività non conosceva limiti. Chissà cosa inventerebbe oggi. Tecnologia all'avanguardia. Forse dispositivi intelligenti o soluzioni energetiche più pulite. Potrebbe cambiare il mondo. Spero di riuscire a canalizzare un po' di quello spirito creativo. Anch'io. Ispiriamoci a vicenda per continuare a innovare e creare. Lezione 6. Oltre le apparenze. Hai mai notato come spesso le persone giudichino qualcuno in base al suo aspetto? Sì, l'ho scoperto. È un fenomeno affascinante e a volte inquietante. Assolutamente. Alcune persone sembrano molto belle a prima vista, ma possono essere cattive o crudeli. È proprio vero. L'apparenza inganna. Di sicuro ti tiene sulle spine. Ricordo di aver incontrato una persona che sembrava amichevole, ma il suo comportamento era esattamente l'opposto. Che delusione! Non si dovrebbe giudicare solo in base alle apparenze. Proprio così. Il vero carattere si rivela spesso attraverso azioni e parole.
Sono completamente d'accordo. Mi fa apprezzare le persone genuine e di buon cuore. E le tue prime impressioni? Le ritieni affidabili? Anche se possono essere illuminanti, preferisco conoscere qualcuno andando oltre l'impressione iniziale. È saggio. Spesso le persone rivelano il loro vero io quando interagisci con loro. Sì, credo che sia essenziale avere una mentalità aperta e non trarre conclusioni affrettate. Mi ricorda il detto, non giudicare un libro dalla copertina. Un proverbio eccellente. Racchiude perfettamente l'idea di guardare più in profondità. Come ti avvicini solitamente alle nuove persone? Cerco di attaccare bottone e di trovare interessi comuni. Mi aiuta a rompere il ghiaccio. Ottima strategia. Interagire con gli altri può portare ad amicizie inaspettate. Assolutamente. Dopotutto, ognuno ha una storia da raccontare, al di là del suo aspetto esteriore. Ben detto. Comprendere le persone a un livello più profondo arricchisce le nostre esperienze. Lezione 7. Cucinare con ingredienti freschi. Sono d'accordo. Il sapore sarà più intenso con le erbe fresche. Assolutamente. Hai deciso che tipo di basilico prendere? Penso che il basilico dolce sarebbe una scelta meravigliosa per il nostro piatto. Basilico dolce? Ha un profumo delizioso. Cosa prepareremo? Sto pensando a un pesto classico. Richiede una generosa quantità di basilico. Il pesto sembra delizioso. Servono altri ingredienti? Sì. Ci serviranno anche aglio, pinoli e parmigiano. Sembra fantastico. Pensi che dovremmo prima tostare i pinoli? Arrostirli ne esalterà il sapore. Ottima idea. Lo aggiungerò alla lista della spesa. Vogliamo comprare anche un po' d'aglio? Assolutamente sì. L'aglio fresco può davvero impreziosire il piatto. Sono d'accordo. Preferisci usare anche l'olio extravergine di oliva per il pesto? Assolutamente sì. Aggiunge una nota ricca e fruttata che si sposa bene con il basilico. Mi emoziono solo a pensarci. Con cosa serviamo il pesto? Potremmo condirlo con la pasta o spalmarlo su una bella baguette. Sembrano entrambi deliziosi. Non vedo l'ora di assaggiare la nostra creazione. Anch'io. Cucinare insieme è sempre un'avventura divertente. Lezione 8. L'importanza del sonno. Hai detto che inizialmente il tuo sonno era irregolare. Sì, lo era. Tuttavia, ho stabilito una routine regolare per andare a dormire e ha fatto una differenza notevole. Sembra fantastico. Come funziona la tua routine prima di andare a dormire? Inizio a rilassarmi un'ora prima di andare a letto. Spengo gli schermi e mi godo un buon libro. Questa è una strategia intelligente. Ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo può migliorare la qualità del sonno. Esatto. La luce blu dei dispositivi può essere piuttosto fastidiosa. Sono d'accordo.
In che modo leggere prima di andare a letto ha influito sul tuo sonno? Mi ha aiutato a rilassarmi. Ora mi addormento più velocemente. Fantastico! Dovrei provare a leggere anche di notte. Dovresti assolutamente farlo. Che tipo di libri ti piacciono? Adoro i gialli e i thriller. Sono coinvolgenti ma non troppo stimolanti. Scelta perfetta! Un buon giallo può tenere la mente incuriosita ma calma. E le tue abitudini di lettura? C'è un genere particolare verso cui ti senti attratto? Mi piace il fantasy. Mi permette di evadere in mondi diversi. I libri fantasy sanno trasportarti. Leggi anche altri libri? Ogni tanto leggo libri di autoaiuto. Offrono spunti preziosi. È un ottimo modo per crescere. Hai trovato qualche tecnica che ti aiuti a dormire ancora meglio? Sì, faccio anche un po' di stretching leggero prima di andare a letto. Mi rilassa i muscoli. Lo stretching può essere utile. Allenta la tensione dopo una lunga giornata. Esatto. Credo che le abitudini di cura di sé migliorino il benessere generale. Non potrei essere più d'accordo. La costanza sembra essere la chiave per creare buone abitudini. Assolutamente. Ora mi sveglio sempre riposato e pronto per la giornata. La tua routine sembra davvero stimolante. Sicuramente metterò in pratica alcune di queste strategie. Lezione 9. La grande avventura dei biscotti. Abbiamo versato l'impasto a cucchiaini sulle teglie. Sì, dobbiamo assicurarci che abbiano abbastanza spazio per diffondersi. Assolutamente sì. Questa dose dovrebbe essere piuttosto generosa. Che tipo di patatine stiamo usando? Credo che abbiamo scelto le gocce di cioccolato. Sono sempre le mie preferite. Le gocce di cioccolato sono un classico. Potrei aggiungere un po' di frutta secca per un tocco di croccantezza in più. Ottima idea. La frutta secca può dare una bella consistenza. Perfetto. Ora che abbiamo tutto pronto, impostiamo il timer su 12 minuti. Solo 12 minuti? Sembra un'eternità. Lo so. L'odore sarà così invitante. Cosa facciamo mentre aspettiamo? Potremmo fare un po' di pulizia o pianificare la nostra prossima avventura culinaria. Organizzare sembra divertente. Magari potremmo provare a fare dei brownies la prossima volta. I brownies sarebbero deliziosi, gommosi e ricchi, il sogno di ogni amante del cioccolato. Esatto. A proposito di cioccolato, ti è mai capitato di avere un'esperienza disastrosa in cucina? Certo che sì. Una volta ho scambiato il sale per zucchero in una ricetta per una torta. Oh no! Com'è andata a finire? Diciamo solo che non è stato il dolce che avevo immaginato. Deve essere stato uno shock. Devi aver imparato una lezione preziosa. Certo, controlla sempre 2 volte gli ingredienti. Saggio consiglio. Probabilmente i nostri biscotti sono quasi pronti. Non vedo l'ora. Il timer inizierà a suonare da un momento all'altro.
Immaginate la delizia che ci aspetta. Andiamo a vedere. Lezione 10. I memoriali della natura. Sapevi che in tutta questa regione ci sono centinaia di meli? Non lo sapevo. Che spettacolo meraviglioso creano. Questi meli sono il ricordo più appropriato della ricca storia della zona. Riesco a capire come rappresentano la vita e la crescita. È davvero poetico. Esatto. Si ergono alti, ricordandoci il passato e portando frutti per il futuro. Che affascinante! C'è una storia particolare dietro questi alberi? Sì. Molti di essi furono piantati dai primi coloni, a simboleggiare speranza e sopravvivenza. È davvero stimolante. Ogni albero deve avere una storia unica. Esatto. Mi chiedo spesso chi fossero le famiglie che si prendevano cura di loro. La loro eredità continua a vivere con ogni mela raccolta. Parlare del significato di questi alberi mi fa apprezzarli ancora di più. La natura ha un modo profondo di connetterci al nostro patrimonio. Assolutamente sì. Ti va di assaggiare qualche mela mentre siamo qui? Mi piacerebbe molto. Le mele fresche, appena colte dall'albero, sono le migliori. Raccogliamone alcuni e godiamoci uno spuntino sotto questa splendida volta. Perfetto! Non vedo l'ora di assaporare la dolcezza della storia. Nemmeno io. Questa è un'avventura che unisce natura e narrazione. Lezione 11. Migliorare l'esperienza. Ho sentito dire che potremmo avere la possibilità di migliorare la nostra camera. Sembra entusiasmante. Che tipo di aggiornamenti sono disponibili? La receptionist ha menzionato alcune opzioni, tra cui una suite con una vista migliore. Una suite? Sembra fantastico. Cos'altro offrivano? C'è anche una camera con balcone privato. Immagina di sorseggiare un caffè ammirando il panorama. Sembra delizioso. Mi piacerebbe molto rilassarmi all'aria aperta. Inoltre, si suppone che i comfort delle camere di categoria superiore siano molto più gradevoli. Di che tipo di servizi stiamo parlando? La suite dispone di una zona soggiorno separata e di un bagno più grande con vasca da bagno. Una vasca da bagno? Ora hai la mia attenzione. Sarebbe perfetta per rilassarsi. Esatto. Dopo una lunga giornata di esplorazione, sarebbe il paradiso. Pensi che l'aggiornamento valga la spesa extra? Considerati i vantaggi, ritengo che abbia un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sono d'accordo. Un piccolo lusso può migliorare l'intera esperienza. Inoltre, potrebbe regalarti dei ricordi fantastici. Sì, immagina le foto che potremmo scattare da quel balcone. Foto meravigliose e momenti indimenticabili, sembra una vittoria. Sono assolutamente favorevole a sfruttare al meglio questa vacanza. Vogliamo chiedere alla receptionist maggiori dettagli sugli upgrade? Sì, esploriamo le nostre opzioni e prendiamo una decisione. Prenderò io l'iniziativa. Dopotutto, sono io quello con le capacità negoziali. Lezione 12.
creare limiti per la produttività. Assolutamente sì. Una scrivania separata aiuterà a creare un confine tra lavoro e casa. Sono completamente d'accordo. Avere uno spazio di lavoro dedicato può migliorare la concentrazione. Davvero. Segnala al tuo cervello che è ora di lavorare. Esatto. Quali sfide hai dovuto affrontare lavorando da casa? A volte trovo difficile staccare la spina dalla modalità lavoro. Sembra un'esperienza infinita. Questo è un problema comune. Come gestisci il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata? Imposto orari di lavoro specifici. Una volta terminati, cerco di disconnettermi completamente. Sembra efficace. Anch'io preferisco creare una routine. Le routine possono essere molto utili. Com'è la tua? Di solito inizio la giornata con una tazza di tè e qualche lettura leggera prima di tuffarmi nel lavoro. Un inizio delizioso. C'è un libro che ti piace in particolare? Di solito leggo qualcosa di motivante. Mi dà la carica per affrontare la giornata. Ottima scelta. Potrei provare a inserirlo nella mia routine mattutina. Dovresti farlo. Una mentalità positiva dà il tono alla produttività. A proposito di produttività, hai qualche consiglio per ridurre al minimo le distrazioni? Uso cuffie antirumore. Mi aiutano a concentrarmi meglio. Questa è una cosa intelligente. La musica può anche creare un ambiente concentrato. Sì, mi piace ascoltare musica strumentale mentre lavoro. Preferisco i suoni ambientali. Creano un piacevole sottofondo senza distrarre. Sembrano allettanti. È importante trovare la soluzione più adatta a te. Assolutamente sì. Con una scrivania separata e buone abitudini, la produttività può aumentare vertiginosamente. Lezione 13. Delizie duty free. Compro sempre cioccolatini e profumi nei negozi duty free. Ottima scelta. Fare shopping duty free offre ottime offerte, non è vero? Sì, è vero. I prezzi sono spesso molto più bassi rispetto ai negozi tradizionali. Assolutamente. Che tipo di cioccolato scegli di solito? Preferisco i marchi classici, come il cioccolato svizzero. È sempre una delizia. Il cioccolato svizzero è un classico. Adoro il cioccolato fondente con ripieni alla frutta. Il cioccolato fondente e sofisticato. Hai una marca preferita? Adoro i marchi che utilizzano ingredienti freschi e naturali. Hanno un sapore decisamente migliore. Sono d'accordo. La qualità fa la differenza. E i profumi? Adoro scoprire nuove fragranze. I negozi duty free hanno spesso fragranze esclusive. È vero. Mi piace provare diversi profumi prima di prendere una decisione. Può essere una vera avventura sensoriale. Hai trovato di recente un profumo che ti piace? Sì, ho scoperto una fresca fragranza agrumata. È perfetta per la stagione calda. Sembra delizioso. Cerco sempre qualcosa di leggero e floreale.
Le fragranze floreali sono meravigliose. Possono essere così rinvigorenti. Esatto, spesso compro un nuovo profumo come souvenir di viaggio. È un'idea meravigliosa. Mantiene vivi i ricordi. Assolutamente sì, ogni volta che lo indosso mi ricordo dei miei viaggi. Prima del volo diamo un'occhiata al duty free. Lezione 14. Avventure culinarie. Sembrano tutti così appetitosi. Guarda che piatti deliziosi. Davvero? Mi viene l'acquolina in bocca solo a sentire gli aromi. A proposito di cibo, che ne dici della Cambogia? Conosci qualcosa di speciale della loro cucina? Sì, la cucina cambogiana è affascinante e molto varia. I sapori sono vivaci. Ho sentito dire che il fish mock è assolutamente da provare. Di cosa si tratta esattamente? Il fish mac è un curry tradizionale preparato con pesce e latte di cocco. Sembra incredibile. Viene servito con il riso? Sì, di solito con riso al vapore. È cremoso e profumato, una vera delizia. Posso solo immaginarlo. Ci sono altri piatti che dovremmo provare? Assolutamente sì. Il lok lak è un altro piatto fantastico. È a base di manzo marinato servito con una salsa piccante. Sembra che valga la pena assaggiarlo. Adoro i piatti dai sapori decisi. Apprezzerete l'equilibrio tra dolce e salato in questo piatto. Che buono! Devo provarlo. Ci sono dei dessert particolari? Sì, esiste un dolce chiamato numansom, una torta di riso avvolta in foglie di banano. Sembra intrigante. Adoro i dolci con consistenze particolari. Dovresti assolutamente provarlo. Spesso è farcito con cocco zuccherato. Cocco zuccherato. Ora hai la mia attenzione. Adoro i dolciumi. Questo è lo spirito giusto. Provare i nuovi cibi è sempre un'avventura. Mentre esploriamo, teniamo gli occhi aperti per scoprire queste delizie cambogiane. Lezione 15. Lavoro di squadra e supporto. Stavo giusto controllando gli aggiornamenti sul loro sito web. Sembra tutto fantastico. È meraviglioso sentirlo. So che stavano lavorando duramente a quei cambiamenti. Assolutamente. È impressionante la rapidità con cui hanno recepito il feedback. In effetti, l'esperienza utente sembra essere migliorata notevolmente. Se qualcuno ha domande, può sempre contattarci tramite il modulo di contatto. Sì, è davvero utile. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto con la tua parte. Grazie. Apprezzo l'offerta. La collaborazione semplifica le cose. Esatto. Il lavoro di squadra spesso aumenta la creatività e la produttività. A proposito di creatività, hai provato delle tecniche di brainstorming per il nostro prossimo incontro? Sì, le mappe mentali possono essere un modo divertente per generare idee insieme. Ottima idea! Le immagini spesso aiutano a organizzare i pensieri.
Inoltre, può portare a connessioni inaspettate. Le idee possono fluire più liberamente. Non vedo l'ora di vedere cosa inventeremo. Sarà emozionante. Che ne dite di un'attività divertente per dare il via alla riunione? Mi piace tantissimo questa idea. Un rapido rompighiaccio potrebbe coinvolgere tutti. Sì, forse potremmo chiedere a tutti di condividere una recente storia di successo. Sembra davvero motivante. Celebrare i successi può creare un'atmosfera positiva. Assolutamente. Definiamo l'ordine del giorno e lo inviamo. Ottimo. Ora lo abbozzo e lo condivido con voi per darvi il vostro contributo. Lezione 16. Svelare i misteri reali. Hai mai pensato a quanto sarebbe difficile indagare sull'omicidio di una famiglia reale? Questo è un punto interessante. La posta in gioco è incredibilmente alta, sia politicamente che socialmente. Esatto. Ci sarebbero così tanti strati da scoprire, dalle prove ai moventi. E in mezzo a tutto questo, l'opinione pubblica può complicare ulteriormente le cose. Giusto. Hai sentito parlare di Anna Anderson e delle sue affermazioni sulla famiglia reale? Sì, affermava di essere Anastasia, la figlia dell'ultimo zar di Russia. È stato anche possibile dimostrare che Anna Anderson non era la vera Anastasia. Sì, alla fine, il test del DNA ha fornito prove contro le sue affermazioni. È affascinante come la scienza riesca a svelare tali misteri storici. Assolutamente. La gente potrebbe aver voluto credere alla sua storia, nonostante le prove. Il fascino dei misteri reali può catturare l'immaginazione, non è vero? Esatto, è un mix di tragedia, intrigo e ricerca di identità. Secondo te, cosa ha spinto le persone a sostenere le affermazioni di Anna? Penso che fosse la speranza che un erede perduto tornasse a reclamare il proprio passato. Questo sentimento può essere potente. Crea un senso di connessione con la storia. Sì, la gente ama le storie di sopravvivenza e resilienza, soprattutto tra i reali. Inoltre, il dramma che circonda le famiglie reali attira sempre l'attenzione. Esatto, un mistero reale ci tiene incollati e impegnati. Ora mi sento ispirato a fare più ricerche sui personaggi storici reali e sui loro intrighi. Lezione 17. Sostenere gli artigiani locali. È un modo meraviglioso per trovare pezzi unici e allo stesso tempo sostenere la comunità. Sono completamente d'accordo. Ogni oggetto ha una storia dietro. Esatto. È gratificante sapere che il tuo acquisto aiuta gli artigiani locali a prosperare. Sì, hai visto qualche articolo che ti ha colpito? Ho notato un venditore di ceramiche splendidamente lavorate. Sono meravigliose. Ceramica? Sembra deliziosa. I pezzi fatti a mano aggiungono un tocco di carattere. Davvero. Hai un tipo di artigianato preferito? Adoro i gioielli fatti a mano. I design intricati mi affascinano sempre. I gioielli sono una scelta molto personale. Quali stili ti attraggono di più?
Preferisco i design minimalisti, soprattutto quelli che incorporano materiali naturali. I pezzi ispirati alla natura sono eleganti e senza tempo. Assolutamente sì, uniscono l'eleganza a un tocco di unicità. Devi assolutamente dare un'occhiata a quella bancarella di gioielli laggiù. Ho visto dei pezzi bellissimi. Lo farò, sostenere gli artigiani locali è appagante. Inoltre, è molto più significativo che acquistare articoli prodotti in serie. Sì, ogni acquisto crea un legame con il creatore. Esatto. Hai mai incontrato un artigiano e sentito la sua storia? Sì, è stimolante ascoltare la loro passione e dedizione. Ciò aggiunge un valore aggiunto all'acquisto. Esatto, esploriamo e troviamo qualche tesoro da portare a casa. Ottima idea. Chissà quali pezzi unici potremmo scoprire oggi. Lezione 18. Gestire il cambiamento. È interessante pensare a come riusciamo a restare insieme per tutta la vita. Sì, è vero. Tuttavia, credo che a volte le persone cambino con l'età. È verissimo. Le esperienze di vita possono plasmare gli individui in modi inaspettati. Esatto. Con la crescita personale, le priorità possono cambiare. Ha senso. Anche le relazioni richiedono uno sforzo per adattarsi a questi cambiamenti. Certamente, la comunicazione è fondamentale quando si affrontano questi cambiamenti. Hai mai sperimentato un'amicizia che è cambiata nel tempo? Sì, un caro amico si è trasferito in un'altra città e abbiamo gradualmente perso i contatti. Può essere difficile. La distanza spesso altera le relazioni. Sì, conservo ancora gelosamente i ricordi del nostro tempo insieme, anche se ci siamo allontanati. Questa è una prospettiva sana. È importante apprezzare il passato. Sì, anche se andare avanti può essere doloroso, permette di stringere nuove relazioni. Nuove connessioni possono portare nuove esperienze e prospettive, non è vero? Assolutamente. La vita consiste nell'accettare il cambiamento onorando ciò che è stato. Ben detto. Come fai a mantenere forti i tuoi legami, nonostante i cambiamenti della vita? Cerco di contattarli regolarmente, anche con un semplice messaggio. Rimanere in contatto dimostra che ci tieni. Quei piccoli gesti sono importanti. Davvero, è una questione di qualità, non di quantità. Sono d'accordo. Ogni legame, indipendentemente dalla sua durata, arricchisce la nostra vita. Sì, insieme impariamo e cresciamo, anche se le nostre strade divergono. Questa è la bellezza della vita, accogliere il cambiamento conservando i ricordi.